Buongiorno amici, ben ritrovati. Continuiamo a parlare della riforma protestante. Nella scorsa video lezione, ricordate, abbiamo parlato della riforma in Danimarca, oggi parliamo della riforma in Svezia. Continuiamo quindi con i paesi nordici, parliamo della riforma in Svezia e poi anche in due territori che sono comunque correlati con la Svezia. Diciamo subito che in Svezia la riforma ebbe un carattere molto diverso rispetto alla Danimarca, perché a differenza della Danimarca, qui in Svezia la Chiesa cattolica era molto forte ed era anche indipendente dallo Stato. Infatti il periodo di transizione, di passaggio dal cattolicesimo al protestantesimo qui fu molto lungo. Tranne che a Stoccolma non ci fu un movimento popolare evangelico, in realtà la riforma fu imposta dal re Gustavo Vasa, che regnò in Svezia dal 1523 al 1560. Nel 1521, quindi vedete 2 anni prima di essere incoronato re, Gustavo Vasa si mise alla testa della rivolta nazionale norvegese contro la Danimarca. E quindi attenzione perché la riforma in Svezia decorre parallelamente al movimento di indipendenza che stacca la Svezia dalla sottomissione alla Danimarca. E per costruire un potere monarchico forte in Svezia, Gustavo riteneva che il potere della Chiesa, che era quasi uno Stato nello Stato, dovesse essere distrutto e le sue proprietà incamerate. Il principale consigliere del re si chiamava Lars Andersson e costui elaborò un progetto di chiesa nazionale sottomessa al sovrano e di riforma cattolica. L'autorità suprema, diceva Anderson, è la Bibbia, non il Papa. Gustavo Vasa nominò arcivescovi a lui fedeli e nel 1524 ruppe i rapporti con Roma. Nel frattempo il luteranesimo iniziava a diffondersi a Stoccolma grazie alla presenza di mercanti stranieri. La più importante figura della riforma in Svezia è Olaus Petri. Olaus Petri studiò 2 anni a Wittenberg e accumulò una vasta cultura umanistica che comprendeva anche la conoscenza del greco e dell'ebraico. Nel 1520 inizia ad insegnare a Strangnas. Abbiamo le prove che a partire dal 1523 le tesi di Olaus Petri sono apertamente luterane. Anderson si accorge subito del giovane talento e gli dà un incarico a Stoccolma e quindi Olaus Petri comincia a predicare a Stoccolma a partire da quando? A partire dal 1524 e nel 1525 si sposò. Il vescovo cattolico Brask si scagliò contro di lui e lo denunciò al re, ma Gustavo Vasa prese le parti di Petri. La tipografia della cattedrale di Uppsala pubblicò diverse importanti opere apologetiche, ovviamente a favore del protestantesimo. Il re fece trasferire la tipografia a Stoccolma e così Olaus Petri iniziò la sua notevole produzione letteraria. Nel 1526 pubblicò il Manuale di dottrina evangelica Utile istruzione, un trattato basato sul libricino di preghiere di Lutero. La prima traduzione svedese del Nuovo Testamento nel 1526 fu probabilmente opera di Olaus Petri in collaborazione con Anderson, però non abbiamo notizie certe. La riforma in Svezia fu favorita dai progressi del movimento in Germania, in Danimarca, sul Baltico negli anni 1525-1527, poiché da lì arrivavano predicatori e libri. Nel 1526 Gustavo Vasa concluse un importante trattato
con Alberto di Hohenzollern, duca della Prussia orientale, per importare materiale di propaganda luterana stampato nella famosa tipografia di Königsberg nella Prussia orientale. Nel 1527 Gustavo Vasa convocò la dieta di Västerås ed è piuttosto singolare quello che succede durante i lavori della dieta. Il re Gustavo prese la parola e lamentò la miserevole condizione del paese, indebitato e in preda a rivolte contadine, sostenendo che in quelle condizioni non si poteva regnare. E diede la colpa della situazione alla Chiesa cattolica, alle ricche e parassitarie gerarchie cattoliche. Gustavo Vasa non propose alcuna soluzione ai problemi che lui evidenziava e non fece cenno ad un'eventuale imposizione del luteranesimo. Si tratta, capite, di una furba strategia. Il vescovo cattolico Brask, sempre lui, promise appoggio finanziario al re da parte del clero, ma chiese in cambio il mantenimento dei privilegi della Chiesa e la repressione dei protestanti. Il re Gustavo Vasa, furibondo, abbandonò l'assemblea e addirittura abdicò. Un'astuta mossa politica. L'assemblea fu riconvocata e decise di votare una forte riduzione delle proprietà ecclesiastiche. Avevano prevalso i vescovi fautori di una riforma cattolica. I palazzi dei vescovi, molti loro beni e quelli delle cattedrali e dei monasteri furono confiscati dalla corona. Fu organizzata una disputa, un dibattito tra cattolici e luterani, e i luterani ne uscirono benissimo. Di fronte all'uditorio, che era anche un uditorio popolare, i luterani riuscirono a dimostrare che le loro tesi corrispondevano a ciò che era scritto nella Bibbia. E quindi fu deciso che si dovesse predicare solo la Sacra Scrittura, ognuno secondo la propria interpretazione, cioè fu approvato il principio di tolleranza già operativo in Danimarca e in Germania. La dieta di Västerås aveva smantellato i privilegi politici e giuridici della Chiesa. Il vescovo Brask decise di lasciare il paese. La predicazione luterana era stata legalizzata e si poteva svolgere indisturbata. Gli anni seguenti comunque furono difficili per i riformatori. Il re Vasa si accaniva contro i beni della Chiesa, arrivò persino a requisire le campane, ma la popolazione protestava perché era legata alla tradizione cattolica. Gustavo Vasa represse le rivolte con fermezza. Dopo la formazione della Lega di Smalkalda, le posizioni anticattoliche di Gustavo Vasa si aggravarono. Nel 1528 Petri traduce il libro dei sermoni di Lutero e pubblicò diverse opere polemiche in cui attaccava i sacramenti, la confessione, il celibato e molti usi della Chiesa cattolica. Nel 1531 Olaus Petri pubblica la Messa svedese. Nello stesso anno suo fratello minore Laurentius Petri fu nominato arcivescovo. Anche lui darà un grosso contributo alla diffusione della riforma. Anche lui aveva studiato a Wittenberg alla scuola di Melantone e aveva una vasta preparazione teologica e umanistica. Rimase arcivescovo per più di 40 anni. Nel 1536 Olaus Petri convocò il sinodo a Uppsala, che impose al clero di adottare la messa svedese e il manuale di Olaus Petri. Il re diede il consenso alle risoluzioni del sinodo e quindi nacque ufficialmente la Chiesa Evangelica Nazionale Svedese. Ora i riformatori si dedicarono al grave compito dell'istruzione evangelica del popolo. Negli anni successivi, intorno al 1538, i rapporti tra Gustavo Vasa, sovrano irrequieto e dispotico, e i riformatori peggiorarono. Infatti Gustavo, influenzato dal luteranesimo tedesco, desiderava che la sua sovranità fosse riconosciuta di origine divina e che la Chiesa luterana gli fosse completamente sottomessa. Queste tesi
erano state più volte in passato escluse dai riformatori, i quali consideravano la Chiesa un organismo popolare autonomo. Per loro i sudditi appartenevano non al sovrano ma a Dio e quindi erano liberi cittadini. Nel 1539, ecco, nel 1539 e nel 1540 si approfondisce lo scontro tra il re Gustavo Vasa e i fratelli Petri. Nel 1539 Olaus Petri pronunciò un sermone che si scagliava contro l'uso della bestemmia, contro la consuetudine troppo diffusa della bestemmia e accusò, pensate, il re di essere il primo a bestemmiare. Nello stesso anno Laurentius Petri si lamentò che il re non avesse stanziato sufficienti fondi per le scuole. Insomma, Gustavo Vasa andò su tutte le furie e accusò i riformatori di voler ripristinare gli antichi privilegi della Chiesa. Olaus Petri e Lars Andersson furono addirittura condannati a morte nel 1540, anche se poi ottennero la commutazione della pena in una multa, capite, il re aveva voluto soltanto screditarli. Essi furono messi in disparte e il capo effettivo della Chiesa divenne, come rappresentante del re, il luterano tedesco George Normann. Nel 1540 avviene questo. George Normann era un discepolo di Melantone. Egli cercò di sottomettere la Chiesa al sovrano, ma non ci riuscì. Infatti nel 1542 scoppiò una grave rivolta contro il re nel sud del paese, appoggiata dai protestanti, ma in realtà fomentata segretamente anche dall'imperatore Carlo V e da altri sovrani europei. La rivolta si diffuse in tutta la Svezia. Per poterla domare, nel 1543 Re Gustavo dovette ripristinare il vecchio sistema ecclesiastico e rinunciare a governare la Chiesa, abolendo tutti gli editti in tal senso, quindi la Chiesa ritorna a essere indipendente. Ma non è finita qui, la rivolta convinse il re della necessità di operare un colpo di mano, di creare una forte monarchia ereditaria. Nella dieta di Västerås del 1544, Gustavo Vasa proclamò che la Svezia era ufficialmente per legge un regno protestante e quindi tutti i cittadini erano obbligati per legge ad essere protestanti. Per legge furono aboliti la venerazione dei santi, i pellegrinaggi e altre superstizioni cattoliche. La monarchia fu dichiarata ereditaria. Pian piano la vita religiosa del popolo cambiò. Nel 1541 i fratelli Petri avevano pubblicato la Bibbia dei Vasa, la prima traduzione svedese integrale del testo sacro. Nel 1544 i fratelli Petri furono riabilitati e mantennero buoni rapporti col re. Tuttavia i vescovi ormai erano sottomessi al re. Altamente positivo fu il sistema dell'istruzione pubblica che fu alla base dell'educazione religiosa delle masse. Olaus Petri scomparve nel 1552. George Normann scomparve nel 1553 e quindi Laurentius Petri, a partire dal 1553, rimase a lungo il capo indiscusso della Chiesa riformata svedese, anche dopo la morte del re Gustavo Vasa avvenuta nel 1560. Anche lui, Laurentius Petri, come il fratello, pubblicò moltissime opere. Nel 1571 Laurentius Petri riuscì a far approvare le ordinanze ecclesiastiche dal Sinodo di Uppsala, e queste ordinanze ecclesiastiche stabilivano che la Chiesa riconquistava la sua indipendenza dallo Stato. Capite? Laurentius Petri riesce a ripristinare l'indipendenza della Chiesa evangelica ufficiale svedese dallo Stato. Il grande Laurentius Petri moriva nel 1573. In questa video lezione
non parliamo soltanto della riforma in Svezia, ma anche della riforma in Finlandia e nei paesi baltici, cioè territori che hanno a che fare con la Svezia. Iniziamo dalla Finlandia, come al solito vi ho scritto i nomi più significativi alla lavagna. La Finlandia era appunto dominata dalla Svezia. In Finlandia la Chiesa Cattolica aveva il suo prestigio, molti vescovi erano di alto livello, persone che spesso avevano studiato all'estero. Quindi, esattamente come in Svezia e diversamente da Danimarca e Germania, la riforma in Finlandia fu imposta dall'alto, dalle gerarchie ecclesiastiche, senza alcun appoggio popolare. La Finlandia era organizzata in una sola diocesi che dipendeva dal seggio vescovile di Abo. Nel 1528 fu nominato vescovo un anziano domenicano, Martin Schitte, un umanista biblico fautore di una riforma cattolica non ostile alle istanze luterane. Egli mandò a studiare a Wittenberg alcuni giovani che, una volta tornati in patria, si metteranno a capo della riforma insegnando nella scuola della cattedrale. Schitte si era impegnato con Gustavo Vasa, re di Svezia, a far predicare i suoi sacerdoti sul testo biblico in base alle risoluzioni della Dieta di Västerås del 1527, ve la ricordate? Le autorità svedesi procedettero alla riduzione delle proprietà ecclesiastiche. Persino il palazzo vescovile fu abbattuto, molti beni della chiesa furono confiscati, le decime incamerate dalla corona, molte chiese e monasteri espropriati delle loro ricchezze, ma il primo vero luterano in Finlandia si era manifestato ad Abo già nel 1523, sempre ad Abo. Si chiamava Peder Sarkilas. Egli aveva studiato in varie sedi all'estero e predicava contro il culto cattolico, contro i santi, le immagini e contro il celibato. Il movimento riformatore in Finlandia poi si diffonde a Viborg, nella città di Viborg, forse per la vicinanza con Tallinn negli stati baltici, dove la riforma attecchì subito nel 1520 tra la popolazione tedesca. Da Viborg proviene Mikael Agricola. Attenzione, Mikael Agricola è il più importante riformatore finlandese. È nato a Perna nel 1510, dopo aver studiato a Viborg si trasferì ad Abo nel 1528, lì dove divenne segretario del vescovo. Colpito da Sarkilas, si mise anche lui a predicare Agricola. Il vescovo Schitte lo mandò a perfezionarsi a Wittenberg nel 1536. Tornato in Finlandia, Agricola diventò direttore della scuola cattedrale di Abo. Una volta morto Schitte nel 1550, Agricola ne prese il posto. Nel 1557 Agricola fu inviato a Mosca per delle trattative di pace. Sulla via del ritorno si ammalò e morì in Carelia. L'importanza di Agricola è legata alla sua produzione letteraria, che gli ha meritato il nome di padre del finlandese scritto. Nel 1544 pubblicò il Manuale di preghiere bibliche. Nel 1548 uscì la sua traduzione del Nuovo Testamento. Agricola inoltre tradusse le opere di riformatori tedeschi come Lutero e Melantone, ma anche di Erasmo e di altri personaggi. Nel 1549 pubblicò l'Ordine della Messa, che diede alla Finlandia una forma più regolare di culto. Su alcuni articoli di fede Agricola era un conservatore, ad esempio non se la sentì di abolire il purgatorio e il culto di Maria. Moderato era anche nella sua attività di riformatore e infatti desiderava che la riforma fosse introdotta per gradi e con cautela, e come Lutero voleva che ogni innovazione fosse preceduta da un'adeguata opera di istruzione dei fedeli. A differenza di Lutero, però, non era polemico e non attaccava l'istituzione cattolica. Agricola era tollerante nei confronti delle diverse tradizioni culturali.
e delle diverse posizioni dottrinali e si interessava più degli aspetti pratici che di quelli dottrinali. Agricola rappresenta la tipica religiosità finlandese. Passiamo velocemente ai Paesi Bassi. Cosa intendiamo per Paesi Bassi? Attenzione, non parliamo qui della Lituania per un motivo molto semplice. La Lituania era unita alla Polonia e abbiamo parlato della Lituania e della riforma protestante in Lituania nella storia della Polonia, all'interno delle videolezioni della storia della Polonia. Vi ho detto che qui in questo ciclo di videolezioni non tratteremo della riforma protestante in Polonia proprio perché io ho dedicato una lezione apposta a questo argomento nel ciclo di videolezioni della Polonia-Lituania perché erano unite, quindi vi rimando lì. Parliamo della Livonia. Che cosa si intende per Livonia? I paesi baltici, la Livonia. Si intende più o meno i territori che oggi corrispondono a Estonia e Lettonia, quindi parliamo più o meno di Estonia e Lettonia. All'epoca complessivamente venivano chiamate Livonia, anche perché erano un'unità politica. La Livonia apparteneva all'ordine monastico militare dei cavalieri portaspada, che erano strettamente legati ai cavalieri teutonici, quelli che stavano in Prussia. Naturalmente il cattolicissimo gran maestro dell'ordine, che si chiamava Walter von Plettenberg, non può accettare il luteranesimo, ma poco può fare perché gli abitanti della Livonia sono per la maggior parte tedeschi e accettano subito il luteranesimo. I borghesi e i cavalieri divenuti luterani si ribellarono contro i vescovi, questi ultimi cercarono aiuto all'esterno, persino nella Russia moscovita, e questo causò la disgregazione della Livonia. Nella dieta di Valmiera del 1522 e nella dieta di Tallinn del 1524, cittadini e cavalieri si pronunciarono a favore della visione evangelica della Bibbia e protestarono per le condanne contro Lutero. Il luteranesimo si diffonde facilmente, ma è accompagnato da violenze. Nel 1524 le chiese e le immagini sacre vengono devastate e distrutte a Riga e a Tallinn, mentre nella terza città importante della Livonia dopo Riga e Tallinn, cioè a Tartu, l'anno dopo, nel 1525, ci sono gravi disordini che vengono provocati dall'estremista tedesco Melchior Hoffmann. Il capo del movimento evangelico di Riga è Andreas Nopken. Riga è sicuramente la città più importante della Livonia. Questo Andreas Nopken era nativo della Pomerania, inizia a predicare nel 1520 a Riga. Il movimento prese dimensioni considerevoli. L'arcivescovo cattolico Linde chiese l'intervento del Gran Maestro, ma Plettenberg non prese posizione di fronte a quello che stava succedendo e anzi propose una disputa pubblica. Quindi nel 1522 Nopken affronta il dibattito con i cattolici e risulta molto convincente nel dimostrare che le proprie dottrine erano conformi alla Sacra Scrittura. Il risultato fu che il sindaco di Riga, Konrad Durkop, e il consiglio municipale decisero di introdurre il luteranesimo, di introdurre la riforma. Siccome l'arcivescovo Linde si oppose, fu cacciato dalla città. Nopken era un moderato, ma a Riga agiva anche il fanatico estremista Sylvester Tegetmeier, che provocò le violenze iconoclaste del 1524 a cui abbiamo accennato. Tegetmeier stesso guidava la folla che devastava le chiese. Nello stesso 1524 il consiglio cittadino espulse prima i frati francescani, poi tutti i preti cattolici. Nel 1525 Plettenberg assicurò libertà
ai protestanti. Alla Dieta di Valmiera del 1526 fu chiesto a Plettenberg di secolarizzare la Livonia e di mettersi a capo di essa come principe protestante, come aveva fatto, vi ricordate, Alberto di Hohenzollern in Prussia orientale, ma Plettenberg rifiutò. L'arcivescovo Blandenberg oppose resistenze, chiese aiuto ai russi, sicché fu considerato un traditore e fu imprigionato. Nel 1530 ormai l'organizzazione ecclesiastica di Riga fu stabilizzata e l'organizzazione interna della Chiesa fu affidata ad un pastore capo. La seconda città più importante della Livonia dopo Riga era Tallinn. Qui la nuova dottrina fu predicata da Johannes Lange, da Hermann Marsov e da Zacharias Hasse. Come a Riga nel 1524 vi furono scontri violenti con i domenicani che furono duramente bastonati, vi furono distruzioni all'interno delle chiese, addirittura 2 chiese furono rase al suolo. Il 19 maggio 1529 fu approvata l'ordinanza ecclesiastica, uno dei primi esempi di legislazione luterana. La vittoria della riforma in tutta la Livonia fu sancita dalla Dieta di Valmiera nel 1554, che proclamò la libertà religiosa e la tolleranza. Come abbiamo visto, i vescovi cattolici, in contrasto con il Gran Maestro, chiesero l'aiuto degli eserciti stranieri, che non si fecero pregare ad invadere la Livonia. E quindi il risultato fu la rapida disgregazione della Livonia, che perse la sua indipendenza. Ne abbiamo già parlato nelle video lezioni sulla storia della Polonia e anche nelle video lezioni sulla storia della Russia, però lo ripeto, nel 1558 i russi moscoviti invadono la Livonia e la devastano in maniera veramente terribile e brutale. Intervennero anche Svezia e Polonia e al termine di una guerra lunga e complessa che noi appunto abbiamo già descritto nelle video lezioni che vi ho detto, nel 1561 la maggior parte della Livonia fu incorporata dalla Lituania-Polonia, cioè la Lituania-Polonia conquista la Livonia. Soltanto un pezzettino dell'attuale Estonia fu annesso da Mosca, mentre il Gran Maestro si tenne la Curlandia come ducato ereditario. Comunque la fine della Livonia non pregiudicò affatto il trionfo del luteranesimo. Vi ringrazio per l'ennesima volta di essere stati così pazienti da avermi seguito fino alla fine di questa video lezione. Ci vediamo presto, arrivederci a tutti.